Ben ritrovati o benvenuti ai nuovi amici. Oggi vedremo come realizzare una gonna a ruota e mezza ruota. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale per aiutarlo a crescere e migliorare. Un piccolo gesto per me di grande valore. Grazie. Per disegnare il modello della gonna a mezza ruota saranno necessarie solo due misure, la vita e la lunghezza. Tracciamo due linee perpendicolari fra loro formando un angolo a 90 gradi. Dal vertice dell'angolo misuriamo 1/3 di misura della vita intera, meno 1 centimetro, e riportiamo questa misura per aiutarci a tracciare il mezzo cerchio della vita in maniera regolare. Non dimenticate mai di commentare, a me è molto utile per capire i contenuti che più vi interessano. Il dritto filo della nostra gonna sarà la linea obliqua che divide a metà il modello. Dopo aver disegnato i punti di riferimento, prendiamo il nostro curvilinee e tracciamo la curva della vita. Prima del taglio possiamo controllare con il metro che corrisponda effettivamente alle nostre misure ed eventualmente modificare l'ampiezza della curva, anche nel caso in cui volessimo la gonna arricciata in vita. Allo stesso modo, a partire dal segno della vita, misuriamo la lunghezza che vogliamo ottenere dalla nostra gonna, mini, midi o maxi, a seconda dei gusti. Tagliando il tessuto sbieco, cioè in direzione diagonale rispetto alle cimose, all'incirca di gradi 45, il modello otterrà un'elasticità e vestibilità eccezionale, facendo risaltare la svasatura di questo tipo di gonne. Attenzione quindi al posizionamento sul tessuto se desiderate un'unica cucitura posteriore oppure 2 cuciture lungo i fianchi. Farò per questo un tutorial a parte. Infatti, posizionando il lato dritto della gonna sulla piegatura della stoffa, avremo il centro della gonna a sbieco e i fianchi in dritto filo. Consiglio quindi, per motivi di cedimento del tessuto, di accorciare un po' la parte sbieca centrale rispetto ai fianchi in dritto filo. Sempre per il motivo soprascritto, ossia che il tessuto in sbieco tende a deformarsi, consiglio di tagliare la gonna in 2 parti per poi inserire la zip nel fianco in dritto filo. In questo modo eviteremo eventuali difetti. Se quello che ho condiviso finora è per te un contenuto interessante, ti ricordo di iscriverti e attivare la campanella per essere avvisato quando usciranno dei nuovi contenuti e non perderteli. Disegniamo ora il cartamodello della gonna a ruota intera. Anche questo è un modello semplicissimo, eseguibile da chiunque. Tracciamo quindi una linea orizzontale che corrisponderà alla metà della nostra gonna a ruota. Nella zona centrale della linea che abbiamo appena tracciato, segniamo una linea perpendicolare creando un angolo retto. Il procedimento è lo stesso della gonna a mezza ruota, variando ovviamente le misure. Segniamo ora i riferimenti per disegnare la curva della vita corrispondenti a 1/6 vita intera meno 0,5 cm. Prendiamo il nostro curvilinee e uniamo i punti precedentemente segnati per disegnare la vita della nostra gonna a ruota. Se vi state domandando perché la vita della ruota intera è più stretta di quella a mezza ruota, il motivo risiede nello stile che viene assegnato a questo modello, creato per evidenziare il punto vita che per questo motivo deve essere alto.
Mentre la gonna a mezza ruota veste bene se si appoggia sui fianchi, la gonna a ruota deve fasciare il punto vita per creare l'effetto della figura clessidera. Pensate alle pin-up degli anni 50. Dal punto vita possiamo tracciare ora la nostra lunghezza. Allo stesso modo di quella mezza ruota, uniamo in una curvatura regolare i riferimenti. Accorciamo, per il motivo già spiegato, la parte centrale, che corrisponderà al nostro centro davanti e centro dietro sbiechi. In questo modo il peso del tessuto non creerà antiestetici dislivelli dopo confezione. Spero che vi sia stato utile, dato che lo trovo un modello molto versatile. Siamo giunti alla conclusione di questo tutorial. Lasciatemi un cuoricino nei commenti e un like se anche voi non vedete l'ora di fare una bella piroetta come una ballerina di danza classica. Ora che siamo nella stagione calda, ne possiamo creare velocemente e con poco sforzo numerose varianti. Sbizzarritevi con la creatività e la fantasia. Sperimentate tessuti e fantasie dando libero sfogo alla vostra passione. Un forte abbraccio e buona creatività a tutti!